Michele Ferrante a Controne, piccolo comune nel Parco Nazionale del Cilento, denominato Territorio del Fagiolo, ed è proprio qui presente Michele Ferrante che ha contribuito fortemente a far sì che il fagiolo di Controne sia riconosciuto come presidio slow food. Produco principalmente il fagiolo di Controne, ovvio, è naturale, quindi poi dopodiché produce altre leguminose, che sarebbero due tipi di fagioli, il fagiolo dolico che si differenzia dal nostro, praticamente un fagiolo precolombiano, già esisteva in zona, a partire dal genere Vigna, si differenzia, si avvicina un po' alla soia, se vogliamo, che è un'altra leguminosa praticamente. Poi produciamo di ricerca ed esercizi. Oltre alle leguminose produciamo dei cereali che più che altro produciamo non tanto per da reddito quanto per l'avvicinamento culturale, per la lotta alle erbacce, alle fitopatie del terreno, e quindi produciamo farro principalmente, farro di cocco e orzo nutrico, un orzo particolarissimo, antichissimo, straordinariamente buon, salutistico. Sempre che sia, secondo la regione Marche, che ha fatto degli studi, sembra che sia uno dei cereali proprio più antico che l'uomo abbia conosciuto, proprio antico del farro, e si chiama orzo nudo o orzo mondo. Mondo e il nudo, diciamo, una gioco di parole, la stessa cosa. Però tecnicamente è chiamato orzo nudo perché esce senza la caliosside, non come l'orzo come il farro, esce come il grano praticamente dalla terra, questo è il nudo. Oltre poi ai cereali produciamo peperoncino, una varietà autoctona, data dalle famiglie ancora, è una varietà abbastanza produttiva, però molto profumata, molto apprezzata, e di fatto la vendiamo principalmente sotto forma di polvere o intera, lo diamo a delle aziende estere che viene trasformata. Al momento è al vaglio della regione per il riconoscimento della specie. E poi vogliamo delle spezie. Le spezie è più che altro un lavoro hobbistico che ho iniziato io perché mi piace molto mangiare le speziato, e quindi però non c'è con l'ausilio di nessun tipo di macchina, nessuna strumentazione. Ciò che è stato, diciamo, prima è stato ereditato da altri e qualcosa è andato anche da me. Non abbiamo né termometri né chilometri, è tutto con dei cinque sensi, cioè quando è pronto, come le scricchiolie, il profumo, la vista, e quindi al momento lo produciamo solo in questo modo. A che età hai iniziato a sporcarti le mani con la terra? Pulirmi con la terra è iniziato prestissimo, cioè dalla nascita praticamente, perché quando ero piccolo mia mamma mi portava nella culla, mi portava in campagna, mi tutti i bambini dell'epoca, io sono del 54, e quindi sono nato proprio, ho avuto un rapporto molto stretto proprio io e se me lo consentite, io non sono mai stato all'estero, non ho mai avuto il tempo di andarci, non ho mai avuto esigenze, mi sono documentato con altri, con internet, con la televisione. E gli unici stati esteri, veramente sono a Monaco una volta per una fiera, che dicevo prima era San Marino e il Vaticano. E quindi però non ho mai rimpianto questo, oddio, sarebbe piaciuto, l'ho perché ci va, li seguo, a volte pure quando gli spostamenti, vedi per televisione, con gli spostamenti mi affascina come si viaggiassi, per internet, ormai prima leggevo molti libri di geografia proprio per aggiornarmi. Però questo legame col territorio è stato molto forte, molto sentito, e parlavo con le olive, con le galline, con le pietre da bambina, e mi è rimasto così. Ricordi chi cucinava in famiglia? Beh, cucinare la mamma, tassativamente. A volte quando mamma era malata, o magari cucinava mio padre, era una festa perché aveva una cucina diversa, però la mamma cucinava. Era una brava cuoca, era molto radicata, contadina molto radicata, non aveva nessun tipo di nuova cucina, ricette, no, assolutamente, perché le cose come erano state tramandate, e questo è stato grande anche per me che mi ha insegnato sulle cucine. Per le cose, aneddoti belli erano quando c'erano le feste e quando ci si riuniva, in particolare avevamo degli amici, dei compari, chiamiamolo così. Mio padre è stato battezzato allora tutta la famiglia, i cognati, i cugini, i suoi, c'è tutti i compari chiamavano, ed erano diottati, in particolare per questa gente che l'emozione. E quando veniva era delle cose bellissime.
Qual è il piatto che ti scaturisce più emozioni e ti ricorda l'infanzia e perché? Beh, diciamo che il fagiolo, allora, diciamo è negativo questa risposta, perché come tutti i bambini non mangiavo fagioli. Ed era una cosa terribile, cioè mangiavo poco, io volevo pasta, carne, uova, e invece ero costretto a mangiare i fagioli, perché da noi, io pensavo, un aneddoto che voglio raccontare, quando mia mamma è sposata, andò a vivere a casa di mio padre. In quell'anno consumarono la bellezza di 7 tonnellate di fagioli, cioè dentro 3 quintali e mezzo di fagioli, considerando qualche regalo, la semina. Quindi immaginate 3 quintali e mezzo, quando per 10 persone basta un chilo che ci si mangia, per 10 persone. Hanno consumato 7, allora si mangiava, molte volte lunedì mettevano delle pignate enormi, tipo questa qua, però molto grande, e tutta la settimana si mangiava fagioli. Avevo fagioli con l'olio, e questa era una cosa, un aneddoto che quando tanto che si raccolgono a novembre, con la nuova campagna dell'olio, l'olio si assaggiava sui fagioli caldi, che col caldo poi l'olio esprime la sua bontà o contrario. E quindi allora mangiavo principalmente con l'olio, col tozzetto, quando era fermo. Poi con la pasta, ma tantissimo con la verdura, e poi fatte pure rossi, cioè col sugo, buonissimi. E pasta e fagioli bianca, maggiormente era rossa, rosé, pasta e fagioli, e questi erano quei 7 con la trippa. Pasta fatta in casa, perché poi eravamo grandi, tanta pasta fatta in casa, ma mia mamma faceva sempre, non solo la domenica, faceva anche i giorni così, quando pioveva, per dire. Cioè, il contadino quando piove ne approfitta, qualcuno lo diceva, quando piove la festa di feste, perché il contadino faceva festa, era il momento buono per dedicarsi alla famiglia, agli amici, al bar, alla ricreazione. E mia madre ricorda, durante i giorni piovosi sempre pasta fatta in casa, che mangiavo tanto. Però mangiavamo tantissime verdure, tante verdure. Carne poco, specie pensate che il controllo della prima macelleria, o meglio, la prima macelleria che con i bovini, si è aperta negli anni 60, prima c'era solo qualche ovino che faceva la festa, non c'era pure la macelleria, quindi non c'era la mentalità, sì, magari c'era l'animale da cortiglio, ci stava il maiale, non è vero pure che la dieta mediterranea è solo vegetariana, non questo non è affatto vero, però la carne era come supporto, si mangiava la festa, si mangiava, e difatti c'era un proverbio, dice festa, malattia e frastiera a casa. Cioè si mangiava bene quando c'era la festa, quando c'era l'ospite e quando il tempo era cattivo. Il pesce poi qua, diciamo che negli anni 60 è iniziato ad arrivare, quando ero piccolo io, che arrivava magari, però si usava molto pesce salato, tipo la rice, il baccalà, che secondo me si usava più, mangiava non nelle popolazioni riveresche, ma si mangiava più nelle zone interne, tutti i pesci salati, mangiava tantissimo. Quindi. La salata, dopo si chiama, la rossa che inizia la carne, i classici mi ricordo. La ringa fumicata, la salata la chiamavano direttamente, poi anche a Napoli va così. Venivano questi periodicamente a prendere il baccalà, ringa fumicati, alici sotto sale, ce ne mangiavano tantissimo, era la base quasi. Forse era l'unico, anche se faceva male con tanto sale, però era l'unico pesce che si mangiava. Poi man mano, qualcuno racconta che veniva a bordo qualche dei pescatori, delle zone interne, però la memoria mia no. Intendo citare il famoso libro The Benevolent Beans, in cui Margaret, sotto consiglio della sua amica Delia di omettere la pancetta, cucinano proprio la zuppa tradizionale di fagioli. Se ne avesse avuto la possibilità, quale ricetta o preparazione avresti inserito? Credo che, quelli che ho elencato fino adesso, però diciamo, noi per antonomasia, un piatto contadino, la verdura e il fagioli. Che tipo di verdura? Scarola. Immagino che mangi molto fagioli. Hai riscontrato benefici fisici e o mentali? Credo di sì, non sto bene. E l'ultima analisi del sangue, un check-up, è risultato quasi da un trentenne. Quindi credo che mi alimento così, consumo molto poco, i figli pure sono quasi vegetariani, molto pochi zuccheri, poca carne, poco sale, poca farina bianca. I miei figli, specie il titolare dell'azienda, lui ha 8 mesi, abbiamo speziato sempre qui. La pastina senza glutine o la crema di riso li sputava, mia moglie ci
se l'abbiamo è possibile sul bambino 3 o 4 giorni, dato un fagiolo, uno intero, e schiacciato, e beh, l'ha mangiato subito all'istante. Dopo qualche giorno ho dato un seme di peperoncino, ha pianto poco e poi da allora mangio sempre il peperoncino. Cosa consigli ad un giovane che vuole intraprendere la tua stessa strada? Fare una vita meravigliosa, bellissima, ma glielo auguro, veramente glielo auguro, anzi sono molto contento, difatti qualsiasi ragazzo che distingue in questa è mio amico, cioè, perché è un mondo bellissimo dove non avrai sofferenze, né problemi economici, né problemi, cioè c'è sempre qualcuno che ti aiuta, che ti dà una mano a essere felice, sempre, sarai sempre felice. Hai un ricordo in particolare che ha segnato una stagione di raccolto eccezionale o particolarmente difficile? Sì, ricordo perfettamente, anche se andiamo un po' indietro nel tempo, lo stesso terreno, praticamente quando fittò questo terreno, essendo che è stato vergine pure da tanti anni, ha fatto una raccolta meravigliosa. Il primo anno 27 quintali, 7-8 mila metri di terra quadrati, e l'anno successivo 28 quintali, questo nel 2001-2003. Nel 2007 ci fu uno sbalzo termico fortissimo, c'era un'ondata di calore intorno a 40 gradi, 78 gradi, dopo 2 o 3 giorni un impulso d'aria fredda dal nord Europa c'era a 7 gradi, quindi praticamente fu un disastro, raccogliamo meno di 10 quintali, a distanza di qualche anno sullo stesso terreno. Volevo specificare una cosa, che cioè, poi con l'effetto del cambiamento climatico, o la rottura dell'ambiente pure, indipendentemente dalla mancanza di biodiversità, la fine degli uccelli, tante cose, perché gli uccelli erano molto molto utili, perché sono usciti problemi nuovi, insetti nuovi. Quando prima erano controllati gli uccelli stavano solo, ecco, tipo delle larve, dei lepidotteri, diciamo il 95% venivano distrutti dagli uccelli, quel 5% che rimaneva serviva per soddisfare loro. Per l'anno successivo, quindi erano controllati direttamente, non bisogna venire benissimo. E quindi volevo dire che tra il cambiamento climatico e la rottura dell'ambiente abbiamo una differenza di rese abbastanza elevata. Prima fare 20 quintali ettaro, diciamo, uno stava un po' male, adesso 20 quintali ettaro paga a tutto il paese da bene, quindi c'è questa differenza pazzesca proprio. Quindi siamo scesi, mediamente siamo scesi, ecco, la verità 24 quintali ettari che erano prima normalmente come resa, per fare una resa media, siamo scesi a 15-16 quintali. Cosa ha il fagiolo di controne che gli altri non hanno? Piatto, provare l'altro, c'è una differenza, una vista. Allora, quello che caratterizza di più il fagiolo di controne, indipendentemente dalle cose, è la sua straordinaria sapidità. Cioè, ha un sapore, cioè, quando lo metti in bocca senti subito che avverti che è dolciastro, salato allo stesso tempo. Non bisogna attivare papille gustative per vedere che stai mangiando, avverti che è un fagiolo, tu subito lo senti. E poi le caratteristiche si abbinano un po' su tutti i piatti, lo puoi fare a poreo, puoi fare col pesce, con le verdure, con la pasta, difatti tutto il mondo lo cucinano, quindi anche le compagnie, dimenticate, le compagnie di crociera, quindi lo usano un po' tutti, per usarlo è un po' giorni, io lo chiamo un po' cosmopolita, cosmopolita, come si dice, un po' giorni, che si adatta a tutti. Poi la caratteristica è, diciamo che poi c'è pure un po' più di breve tempo, però questo è di solito, ma più che altro è digeribilissimo, cioè la stessa quantità di fagioli che mangi, un'altra varietà, un'altra reale, da problemi di digestione, mentre quelli di controllo no, a parità di... un'altra cosa devo dire, perché questo è importante come l'areale, che qua, come tutti gli areali italiani, diciamo che l'Italia è bella per questo, perché basta spostarsi un po'. La gente forse, perché se i paesi vicini vogliono evitare il controllo, venite idea che ci sono tanti prodotti straordinari. Allora noi nel nostro areale abbiamo preso dei fagioli coltivati in altri areali lontanissimi da qua, tipo da siciliani, oppure toscani, veneti, fagioli che bisognavano di ammollo, coltivati qua non hanno più bisogno di ammollo, sono cotti senza ammollo. Quindi è una caratteristica proprio del terreno, del microclima. E qua una volta, tantissimi anni fa, lo chiamavano la Valle d'Oro, perché la Valle d'Oro,
È meglio consumare il fagiolo di controne fresco o essiccato? Diciamo che questa è una bella domanda, perché un fagiolo, per poi particolarità, essiccato abbiamo provato tanto, è buonissimo, ma fresco è straordinario. Si va da mangia tutto, bucci tutto, mangia tutto, il fagiolo mangia tutto quando è allo stato ceroso, che viene come scurcarile, scurcarile, come lo chiamate. Quindi tutte le fasi del fagiolo viene consumato. Noi abbiamo anche delle ricette contadine fatte col peperone crusco, che lo piatto che è proprio fresco. C'è chi preferisce più quando è un po' più tenero, c'è più baccello, e quando c'è chi preferisce c'è più granella. Si mangia sia la granella che il baccello. Anzi, una volta si usava fare, quando i fagioli erano quasi alla maturazione, si infilavano anche il filo, si mettevano appesi e siccavano. Poi non ho mai capito perché. In inverno, se vediamo questi fagioli, si mettevano in acquaportelli e diventavano di nuovo teneri. Si mangia tutto praticamente. Ed è buonissimo, veramente buono. Pensate, allora, per farvi capire quanto è buono, io coltivo fino a 4 ettari di fagioli. Mi dovete credere, io con 4 ettari, tutte e 4, non metto un altro tipo di fagiolo, anche faccio fagioli di altri periodi, di altri campi, però non è fagiolo di controllo, che non riesco a mangiare altri. Questi miei, pure fagioli di asciuscello, sarebbe il borlotto nostro, fagioli fauciarella, menechilla, tutti fagioli antichi, non riesco a mangiare altri, perché la bontà di questo fagiolo è talmente forte. Io parlo di me, della mia azienda, di casa mia, del mio paese. Qualcuno li mette forse è buono per non dimenticare, come si suol dire, però non riesco a mangiare molto fagiolo che non sia questo piano di controllo. Per finire, cosa ti ha insegnato la terra? Non saprei definire la cosa, mi ha insegnato a vivere, a essere felice, a essere contento, a stare in simbiosi con la terra, a chiamare scalzo, sentire, io ho chiamato scalzo qua, che non ce la faccio a portare scarpe, non mai portate, specie d'estate, mentre il contatto con la terra, e poi guardi, vederla, ogni giorno dice perché non sei mandato a destra? Dice, ma ti sei mai chiesto un ulivo che sta su 3.000 anni, che sta allo stesso posto, io ci starei tranquillo con quell'ulivo, dice, ma io su 3.000 anni, come ci stavo? Ci stai, che ai figli del deposito ti innamori, vedi crescere, vedi i germogli che da un giorno all'altro che hanno un nido che gli schiudono le uova, tu ci innamori, saresti anche 3.000 anni, contentissimo di stare a quel posto. Per questo non ho mai avuto mai l'esigenza, forse mi viene a mente qualche cosa, forse ho penalizzato mia moglie a non fare così. Qualche volta che andavo, sono stato poco pescatore, allora si pescava andavo. E quindi Natale mi ha insegnato questo, mi ha insegnato a rispettare gli altri, cioè avere un rispetto profondo per la terra, la ricchezza e l'ambiente.